Immagina di correre. Corri su un prato, sull'asfalto, sulla sabbia. La terra sotto i tuoi piedi ti sostiene. È solida. È una certezza. Ora, immagina di fare un passo oltre il bordo di una piscina. Cosa succede? La gravità vince. Sempre. L'acqua si apre. Il tuo corpo affonda. È una legge universale. I solidi più densi del liquido vanno a fondo. Non ci sono eccezioni. O almeno, così ci hanno insegnato. Ma in questo momento, nelle foreste pluviali del Centro America, c'è un fuorilegge. Un criminale della fisica che guarda questa regola universale e la ignora completamente. Non è un insetto leggero come una piuma. Non è un batterio invisibile. È un rettile. Pesa come una mela grande. Ha ossa, muscoli, sangue. Si chiama basilisco verde. Ma il mondo lo conosce con un altro nome, la lucertola di Gesù Cristo, perché quando si sente minacciato fa l'impossibile. Si alza sulle zampe posteriori e corre, sull'acqua. Non nuota, corre. I suoi piedi impattano la superficie con una violenza tale che l'acqua non ha il tempo di capire cosa stia succedendo. Per lui, il lago non è liquido, è cemento. A occhio nudo vedi solo uno schizzo, un lampo verde e una scia di spuma bianca. È troppo veloce per il cervello umano. Se sbatti le palpebre, te lo sei perso. Ma qui, su Renderium, noi non abbiamo limiti biologici. Noi possiamo fermare il tempo. Possiamo congelare ogni singola goccia d'acqua. Possiamo guardare sotto la superficie, dove avviene la vera magia. Perché quello che succede lì sotto non è un miracolo religioso. È un capolavoro di idrodinamica che ha richiesto milioni di anni per essere perfezionato. Perché tu no? Perché se tu provassi a correre con tutta la tua forza su un lago, finiresti bagnato e umiliato. La risposta sembra ovvia. Sei troppo pesante. Ma la fisica non si accontenta di troppo pesante. Un aereo pesa 200 tonnellate e vola. Una nave pesa 100.000 tonnellate e galleggia. Il problema non è il peso, il problema è il tempo. Il basilisco ha capito come ingannare il tempo di reazione dell'acqua e per farlo usa una tecnica in 3 fasi che farebbe invidia a un ingegnere della NASA. Analizziamo il primo movimento. Lo chiamiamo lo schiaffo. Il piede del basilisco non entra in acqua come un tuffatore olimpico, con grazia. No, colpisce la superficie piatta con le dita allargate. Immagina di schiaffeggiare l'acqua con la mano aperta. Senti quella resistenza dura? Quello è il segreto. L'impatto è così violento che l'acqua viene spinta via prima che possa avvolgere il piede. Si crea una cavità d'aria, un buco nell'acqua. Per una frazione di secondo, il piede della lucertola non è bagnato. È asciutto, dentro un cilindro d'aria. Ora siamo nella fase critica. Il piede è nel buco d'aria. La gravità sta cercando di tirare giù la lucertola. Cosa fa l'animale? Spinge. Spinge indietro contro l'acqua, usando il liquido come un blocco di partenza solido. È la terza legge di Newton. Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Spingendo l'acqua indietro e in basso, l'acqua spinge la lucertola in avanti e in alto. Ma c'è un pericolo mortale. Se spinge troppo lentamente, il buco d'aria collassa. L'acqua entra, il piede si bagna. La magia finisce. Deve essere più veloce del flusso dell'acqua. Questa è la parte più difficile. Hai mai provato a correre nell'acqua alta fino alle ginocchia? È estenuante. L'acqua ti trattiene. Si chiama resistenza idrodinamica. Il basilisco deve tirare fuori il piede prima che il buco d'aria si chiuda sopra di esso. Se l'acqua si chiude, il piede rimane intrappolato come in una morsa. La lucertola inciamperebbe e cadrebbe. Quindi deve estrarre la zampa in meno di 70 millisecondi. È una danza sul filo del rasoio. Un errore di tempismo di 1/100 di secondo e la fisica presenta il conto. Ma c'è un alleato invisibile in tutto questo.
guardiamo ancora più da vicino, a livello molecolare. Le molecole d'acqua si amano, vogliono stare vicine, si tengono per mano con legami idrogeno, creando una pellicola elastica sulla superficie. Per un insetto, questa pellicola è come un tappeto di gomma robusto. Per noi è fragile come un velo di fumo. Per il basilisco è una via di mezzo. Lui sfrutta questa tensione superficiale non per galleggiare, ma per stabilizzare quel prezioso buco d'aria. Sta camminando su una corda fatta di chimica. Torniamo a te. A bordo, piscina. Ora conosci la tecnica. Schiaffo, spinta, estrazione. Puoi farlo? La scienza ha fatto i calcoli. Per generare la forza necessaria a sostenere un uomo adulto di 80 kg non basta la tecnica. Serve la potenza. Dovresti colpire l'acqua con una velocità di oltre 100 km/h. Non correndo. Intendo la velocità delle tue gambe che pompano su e giù. I tuoi muscoli dovrebbero generare 15 volte l'energia massima che un essere umano abbia mai prodotto nella storia. E non è solo una questione di velocità, è una questione di superficie. I piedi del basilisco sono enormi rispetto al suo corpo. Hanno frange di pelle che si aprono nell'acqua come paracadute. Se volessimo replicare le proporzioni, tu dovresti indossare scarpe taglia 500. Immagina di correre con 2 tavole da surf attaccate ai piedi, muovendole alla velocità di un colibrì. È biomeccanicamente impossibile. Le tue ossa si spezzerebbero sotto lo sforzo. La natura ha messo un cartello di divieto per noi su quella superficie. Ma ecco la verità che i documentari spesso non ti dicono. Il basilisco non è un dio, è un animale stanco. Correre sull'acqua è l'attività più costosa energeticamente che esista in natura. Costa molto più che volare, molto più che nuotare. Dopo appena 5 metri, 10 al massimo, il basilisco crolla. Le sue riserve di energia sono bruciate. Deve fermarsi e nuotare come tutti gli altri. Non è un superpotere infinito, è un pulsante di emergenza. Un turbo che brucia tutto il carburante in pochi secondi per sfuggire a un serpente o a un uccello. Perché? Perché l'evoluzione ha creato un meccanismo così costoso. Perché l'alternativa era la morte. Per milioni di anni i predatori hanno imparato a cacciare sulla terra e nell'acqua. Ma nessuno cacciava sopra l'acqua. Quella sottile linea di confine tra aria e liquido era una zona franca, un corridoio di salvezza. Il basilisco ha pagato un prezzo altissimo in termini di energia per avere la chiave di quella porta. Ha trasformato la fisica dei fluidi nel suo scudo personale. La prossima volta che guardi un bicchiere d'acqua, ricorda, non è solo liquido dissetante, è una barriera, è una rete molecolare, è un pavimento di cemento se sai come colpirlo abbastanza forte. Il mondo è pieno di limiti che sembrano invalicabili finché la natura non trova un modo bizzarro e meraviglioso per aggirarli. Io sono Renderium e questo è ciò che accade quando la vita sfida la fisica. Iscriviti per la prossima scoperta.